Mimmo Iodice, innanzitutto benvenuto ai Granai della Memoria. Tu sei uno dei fotografi contemporanei più noti a livello internazionale, sei uno dei maestri della fotografia contemporanea. Si potrebbe dire che il tuo senso privilegiato sia la vista. Io ti chiedo, c'è secondo te un rapporto fra vista e gusto? Può un'immagine restituire alla memoria un sapore o un odore? Ma effettivamente io ho una spiccata attitudine al vedere e non ho mai capito sinceramente se è stata questa mia attitudine al vedere che mi ha portato alla fotografia o se viceversa è la fotografia che ha sviluppato in me questa capacità. Io ho bisogno di guardare, per me è un continuo esercizio il vedere. Cosa invece che si è persa perché molti distratti, le vetrine, le cose, eccetera, il traffico, vedo per strada, nessuno più si ferma e guarda le cose. Nelle tue fotografie non sono molto ricorrenti i cibi. Mi ricordo solo qualche foto della serie Eden dove c'è un tritacarne, del pesce, e un polipo, però sono cibi molto metafisici, sono quasi nature morte. Che valore hanno per te quei Ma cibi? volevo continuare la risposta di prima perché tu mi parli anche del vedere e quindi Ah, sì, io dico che vedere il cibo è come dire, predispone al gusto, ti suggerisce. Cioè, io se vedo un bel babà messo bene, come dire, ne sento il sapore in bocca, quindi la vista è legata al cibo e amplifica questo piacere, questo bisogno. quindi si mangia anche con gli occhi. Certamente, certamente. Io direi, parafrasando una frase che dice l'appetito viene mangiando, direi l'appetito viene vedendo. Viene guardando. Sì, viene Mimmo guardando. Iodice si nutre solo di immagini o di quali cibi? Che rapporto hai tu col cibo? Se ti chiedo di pensare a un cibo che ti rimanda alla tua infanzia, alla tua Madeleine, il cibo dei tuoi ricordi, quello che ti preparava tua nonna, tua mamma, a quale cibo pensi? Ah, diciamo che bella domanda questa, perché i miei ricordi dell'infanzia sono ambientati in un periodo difficile, duro, il periodo della guerra e del dopoguerra. Quindi il cibo era una cosa preziosa, però dei ricordi forse più belli, proprio una memoria ricca di episodi. Per esempio, innanzitutto all'epoca si viveva, io abitavo nel centro antico di Napoli, si viveva molto in cucina, cioè la famiglia stava in cucina, Era il cuore era il della casa, luogo il dove focolaio si domestico proprio. stava. E poi a noi ragazzini ci delegavano a fare delle cose, per esempio, io ricordo che soffiavo, che non c'era il gas in quei periodi, eccetera, soffiavo per tenere viva il carbone lì con i quali si cucinava. E poi questi profumi. Ricordo per esempio un'altra cosa che non si fa più. In casa il caffè lo si comprava naturale, crudo, e lo si abbrustoliva in casa sul fuoco. C'era una specie di padella che si apriva il coperchio, si metteva il caffè e poi sul fuoco si girava e quindi il caffè cuoceva ed emanava un profumo straordinario. E poi tutte le cose che si cuocevano, tutti i rituali a Pasqua, a Natale, per esempio. A Pasqua si faceva in casa la pastiera, a Natale gli struffoli. E, e poi c'erano questi rituali che avevano un rapporto con l'esterno, per esempio. Innanzitutto io vivevo in una casa, avevamo un giardino col pollaio e la domenica o i giorni speciali, le feste, si mangiava il pollo.
Per cui ricordo che andavano a prendere dal pollaio questo pollo, lo tenevano per le zampe e gli tagliavano la gola e non si buttava niente, anche il sangue che cadeva, che colava, poi lo si cuoceva. E poi ricordo tutte le altre cose legate per esempio alla Pasqua. Nei vicoli passava quello che vendeva gli agnellini vivi e molte famiglie compravano questo animale, lo tenevano legati fuori al basso, fuori alla casa e poi il venerdì santo, ecco, era proprio un rituale, passava quello che ammazzava gli agnellini. Poi li scuoiavano, mettevano questa pelle sul tagliere per farla asciugare e quindi c'era tutto questo procedere per arrivare poi al mangiare, che ormai non si usa più, ormai tutto si compra bello e pronto per lo fatto. Hanno portato via una parte importante della socialità, proprio in famiglia. Ma c'erano per esempio ancora pure i maccaronari, si ricorda? Ora? No. Allora. Sì, come no? Sì, c'erano. E come... Ma io ricordo che la gente metteva, che stando non in una strada, ma in mezzo alla scalinata, quindi non c'era via vai, non c'era traffico, eccetera, mettevano le carne sulle spalliere delle sedie e ci mettevano la pasta fatta ad asciugare. La pasta fresca, E poi specie sul terrazzo la lasciavano a volte per giorni, poi si facevano le conserve, si mettevano, non so, a seccare la roba al sole, dai fichi a tutto il resto, i pomodori secchi, si faceva queste cose. E un piatto che ti cucinava tua mamma? Come dire, innanzitutto anche le cose non cucinate, a me piaceva molto mangiare pane, sale e olio, una cosa buonissima. E ancora oggi, se posso, la mia colazione è pane, sale e olio. E poi si facevano le cose tradizionali napoletane, il ragù si faceva in casa, buonissimo, questi profumi, ricorda, i fagioli, che poi si mangiavano le cose stagionali. Oggi si può mangiare i piselli tutto l'anno, allora c'era il mese dove si mangiavano i piselli, poi finiva e così via, gli altri prodotti avevano una loro stagione, un loro momento e quindi era il momento in cui si assaporavano queste cose, si cucinavano. Oggi è uguale tutto l'anno. E Angela, oggi che è tua moglie e che so essere una brava cuoca, quale piatto ti prepara per renderti felice? Diciamo innanzitutto che la mia felicità non è legata al cibo. Mi dispiace doverlo dire a voi, ma io mangio poco e malvolentieri. Quindi, però lei cucina bene, l'hai detto. Però, per esempio, ci sono alcune cose, la genovese, oppure, che ti devo dire, fammi pensare, ecco, pasta e patate con la provola. Sono delle cose che a me piacciono. Nel mio poco appetito mangio volentieri. E quindi lei ogni tanto mette Sa come prenderti. sa come prendermi per la gola. Senti, una delle tue fonti di ispirazione, proprio una fonte di ispirazione ricorrente nel tuo lavoro è il Mediterraneo. Certo. E quindi tu hai dedicato al Mediterraneo proprio diverse immagini, diversi lavori. Hai estratto l'essenza del Mediterraneo, l'anima del Mediterraneo e l'hai portata in giro per il mondo, a Filadelfia, a Tokyo, a Mosca. Come lo definiresti il Mediterraneo? Ma innanzitutto il Mediterraneo è sole, è mare, è profumi, è la terra. Che ti devo dire? Per me è un piacere vedere gli uliveti con queste piante antiche che sembrano delle sculture, i vigneti, le cantine con le botti, cioè questo stare nella terra.
E poi questa punteggiatura dei templi, delle antiche presenze archeologiche, per me è un piacere straordinario. E anche lì poi si trova, come dire, si scoprono ancora dei sapori che in città si sono un po' persi. Il Mediterraneo è anche dieta mediterranea. E Certo. tu sai che questa è diventata adesso un patrimonio universale dell'umanità, la dieta Ah sì? mediterranea è patrimonio UNESCO. E se tu lo dovessi fotografare proprio come patrimonio, la dieta mediterranea, che immagine ti viene in mente? Ma io non ho un bel rapporto proprio Mm. col cibo da mangiare, non ho neanche un bel rapporto col cibo da fotografare. Però ecco, tu lo accennavi prima. Innanzitutto devo dire che la dieta, alcuni elementi, alcuni prodotti della dieta mediterranea visivamente sono presenti nella pittura barocca, con il tema della natura morta. Infatti. Questo pesce, queste cose sono... E anche io, te lo accennavi, ho fatto il mio lavoro Eden sulla natura morta, dove sono presenti chiamiamoli cibi, dove ci sono tutti i segni della cucina mediterranea. E poi qual era la domanda del Mediterraneo? Era che cos'è per te, a quali cibi pensi se pensi alla dieta mediterranea? Guarda, la prima cosa che più che al cibo, al bere, al vino rosso. Io ho un bisogno, non posso mangiare senza il vino. Non capisco quelli che bevono la birra. Per me è una sofferenza vedere questi che bevono la birra. Il vino è una delle cose più belle, poi legata alla nostra storia, alla nostra cultura. E quindi penso al vino e poi tutto quello che si deve mangiare, perché un buon bicchiere di vino presuppone aver mangiato qualcosa di buono, di saporito. Mi ricordo anche il tuo bellissimo catalogo Isolario Mediterraneo con testi dello scrittore slavo Predrag Matvejevic. Lui, come te, è un instancabile viaggiatore, ha scritto sul Mediterraneo dei libri molto belli come Breviario Mediterraneo o anche Pane Nostro. Com'è nata la vostra collaborazione? Dove vi siete conosciuti? Ma innanzitutto io l'ho conosciuto perché tanti anni fa, saranno 15-20 anni fa, gli venne conferito il premio Malaparte a Capri. Ecco, lui venne per questa occasione e ci incontrammo lì e nacque immediatamente questa simpatia scambievole che è durata e che dura ancora, anche se ormai allentata dai tanti problemi di lavoro. E scoprimmo insieme questo amore per il Mediterraneo, questa conoscenza, questi rapporti. E, e c'era un lavoro che ne avevamo parlato da fare insieme, era proprio un lavoro sul pane e che presupponeva i suoi scritti, ma una serie di immagini mie fatte proprio sul pane, come nei vari paesi il rapporto che si ha con il pane, con il forno, che è un mondo veramente mediterraneo. E tu l'hai più fatto questo lavoro? L'avete poi... Ma tutte le volte che ci siamo incontrati, perché poi io lo incontravo a Parigi, lui viveva a Parigi, poi ci siamo rivisti a Roma, lui per un certo tempo ha insegnato a Roma, e ogni tanto ne abbiamo parlato, tanto che avevo cominciato anche a fare delle immagini, però poi non è che ci siamo persi, io devo dare la precedenza a quelle cose che hanno una scadenza, a quelle cose che hanno un progetto a termine e quindi non posso rimandare. E tutte le cose invece che mi piacerebbe fare, come in questo caso il pane, le rimando, le rimando. Chissà se un giorno questo pane diventerà anche un libro. Lo aspettiamo, noi lo aspettiamo. Senti, un'ultima domanda. Che cosa ti fa pensare l'espressione i granai del Mediterraneo? Allora mi fa pensare proprio all'oro, proprio in senso di colore, in senso visivo del granaio, delle piantagioni di grano.
che sono bellissime da vedere. Un conto poi è vederle queste cose in fotografia o al cinema, un conto è stare in mezzo al grano, è un'emozione particolare. E tutto quello che il grano poi rappresenta nella cultura, nella storia nostra, nel cibo, e io direi proprio, ci sono anche molti rituali, molte feste popolari da noi in Campania, un po' si sono perse, legati al grano, legati, per esempio ricordo molto bello un periodo in cui mi dedicavo molto alle feste popolari, appunto, a Mirabella Iclano, facevano questo carro tirato dai buoi, enorme, una specie di trofeo altissimo, che era tutto fatto di grano intrecciato. Li ho visti, anche Flumeri, Anche lì Fontana un Rosa. piacere da vedere, un profumo, veramente un inno al grano. Alla vita, alla luce. Sì, e questo è il Mediterraneo.